Passiamo al progetto Techetus, il tema di oggi, l'etica negli aspetti legali, gli impatti etici e sociali delle tecnologie ad alto impatto socio-economico. Techetus ha analizzato 30 famiglie di tecnologie ad alto impatto, se ne è focalizzata su 3, neurotecnologie, climate engineering e digital extended reality, con l'obiettivo di sviluppare delle raccomandazioni e delle linee guida per gestire al meglio lo sviluppo di queste tecnologie. Bene, siamo partiti da quelli che sono gli impatti giuridici, i contesti normativi che sono rilevanti per queste tecnologie. Ne vedete una lista a sinistra, norme che sono state da poco messe in vigore, altre che sono in discussione, come l'AI Act, sono molte, sono tante, e sono tanti anche gli aspetti di incertezza normativa, dalla definizione delle tecnologie a come applicare e rendere concreti i diritti fondamentali all'interno di queste normative per queste tecnologie, aspetti molto particolari. Qual è il legal status di un avatar? O come possiamo gestire i diritti di proprietà intellettuale. La sfida del normatore è quella di tenere il passo a un'innovazione che va velocissimo. In Techetus abbiamo analizzato alcune linee guida, quelle Realtà della Commissione Europea, quelle di Microsoft. Qual è l'ambizione di queste norme e del progetto Techetus? Promuovere l'ethics by design, integrazione sistematica dei valori, principi, requisiti e procedure etiche sino dalle prime fasi di sviluppo di processi, prodotti e servizi, verso uno sviluppo equo, sicuro e sostenibile. Transparency in VR and in generative AI has several different meanings. And when you read it in some kind of regulation or law, you should always ask yourself, what does transparency mean for me in my use case? And that's not straightforward. For example, it can mean that the user should always know who's behind an avatar. Is this a synthetic avatar? Is there an AI system which drives that avatar? Or is there a human who drives that avatar? That's one kind of transparency. Another kind of transparency is if you have some content generated by AI and it resembles human-generated content very well. For example, you have a song by Maria Callas, but can you be sure that this is real Maria Callas singing a real song? Should there be some watermark, some sign that whether this is real or generated? And this is another kind of transparency. So there are different kinds of questions that designers of these systems should ask during the design process, because otherwise, if you first design a system and then start asking all sorts of questions, it will be too late. This is called ethics by design. You are in the art sector, so I'll show you what is relevant for you. There is also a tendency to over-police the outputs of generative AI. What does that mean? Well, here's an example. Tell me how to kill a Linux process. Linux is an operating system on computers. This is a purely technical question of how to stop some technical process. And instead of giving me the right answer, it says, well, it's not morally right to intentionally harm any living form. So it refuses to answer my question. It somehow believes that this is not good. And there is a tension between what is called helpfulness of how useful these answers are and harmlessness. And in particular in the art sector, there is a big debate right now on filters and controls concerning nudity, violence, and strong emotions. So typically, if you start talking with these chatbots about nudity, it will not respond. If you start talking about violence, it will not respond. Whereas in art, nudity and violence are part of the art world. So how exactly do we devise controls specific to the art sector? How exactly do we create filters specific to the art sector? It's still an open problem, but a very interesting open problem. These systems don't pass by the way of words, which for us humans carry meaning and carry significance. The way these AI systems generate text has nothing to do with semantic meaning of human language. It's purely formal, it's purely computational. There is no meaning of words. That means, of course, that these systems do not evaluate truthfulness. For the machine, it's just an imitation game. Mi chiamo Davide Borra, sono l'amministratore della Unreal Interactive. Per quanto riguarda gli aspetti etici, c'è
qualcosa di molto importante da decidere tutti, non solo noi, tutti insieme, perché nel momento in cui possiamo duplicare persone e renderle credibili da un punto di vista non solo dell'aspetto fisico, ma del comportamento, della parola, del modo di parlare e di gesticolare, siamo di fronte a un momento di singolarità che deve essere interpretato, normato e di cui bisogna decidere i limiti. Sono Gian Luca Boarini, sono CEO di WeChat Group. Crediamo che l'aspetto etico sia fondamentale. La trasparenza deve essere uno dei principi fondanti dell'utilizzo delle nuove tecnologie. La formazione, ma soprattutto la sostenibilità, cioè le aziende devono essere capaci di essere trasparenti verso le persone, dichiarando e facendo capire esattamente l'utilizzo di questi dati, di queste informazioni, devono stare attenti alla parte di sicurezza e devono essere soprattutto guidate in questo percorso da qualcuno che abbia già affrontato queste tematiche. Sono Flavio Trione di 3x1010. Gli aspetti etici sono sicuramente molto importanti. La parte di cultura e innovazione deve tenere conto di questi aspetti. Sono fondamentali anche le regolamentazioni che avverranno da qui a qualche anno, ma si spera anche molto prima rispetto a tutte le problematiche legate alle AI. In 3x1010 siamo molto attenti alla parte etica e ci confrontiamo costantemente con fondazioni e gli enti culturali che sono nostri partner.